Ciao a tutti e bentornati sul mio canale per questa nuova diretta. Oggi c'è un'impostazione un po' diversa della videocamera. Devo ricordarmi di guardare nell'obiettivo e spero che regga. Vediamo, vediamo. Allora, come state? Come state? Spero tutto bene. Spero che siate pronti per la lezione 23. Oggi siamo alla lezione 23. Anche qui fa un caldo torrido, come leggo nei commenti, e infatti non c'è molta luce in questo momento perché ho abbassato la serranda, perché così ho l'idea che, se c'è buio c'è più fresco. Comunque ciao a tutti. Ah, eccoci. Allora, vorrei, forse ingrandire un po' i vostri messaggi, così si leggono meglio. Allora, ciao dalla Colombia, dal Brasile, dalla Francia, dalla Finlandia, dalla Germania, dalla Polonia, dal Canada, dagli Stati Uniti, dall'Austria. Come sempre da tantissimi posti nel mondo, dalla Grecia, dalla Serbia, dal Portogallo. Eccoci tutti qui. Allora, di che parliamo oggi? Oggi parliamo del superlativo, della struttura che si chiama superlativo. Che è una struttura molto, molto interessante, che usiamo sempre, però forse non sappiamo che si chiama superlativo. A volte le parole della grammatica fanno sembrare tutto un po' più difficile di quello che è veramente. Allora, iniziamo con la nostra presentazione. Rimpicciolisco un po' i vostri messaggi, così sta tutto sullo schermo. Ci sono io, c'è la presentazione e ci siete voi con i messaggi. Allora, per chi ha il libro, siamo al capitolo 23. Chi non ha il libro può tranquillamente seguire adesso con le diapositive, con la presentazione. Questa volta vi ho preceduto, grazie per i messaggi, ma vi ho preceduto perché l'ho scritto. L'ho scritto sulla presentazione, così non ci sono problemi. Allora, esistono 2 tipi di superlativo. C'è il superlativo relativo e il superlativo assoluto. È importante sapere questi nomi per parlare? No. Però in questo momento, per spiegarli e per presentarli, devo usare questi nomi, va bene? Quindi non preoccupatevi se
non vi ricordate che quella frase si chiama così, nella conversazione non è importante. Adesso nella lezione, nel contesto lezione, un po' sì, perché mi aiuta a presentare le informazioni. Cominciamo dal primo, il superlativo relativo. Leggo queste frasi. Linda è la più brava della classe. Questo è un esempio di superlativo relativo. Biancaneve, o la nuova versione di Biancaneve, è il film peggiore fra i film usciti nel 2025. La Valle d'Aosta è la regione meno popolata d'Italia. Vedete che queste frasi hanno delle caratteristiche. Qual è la struttura tipica del superlativo relativo? È un articolo determinativo, un nome, le parole più o meno, dipende da cosa vogliamo dire, e poi le preposizioni di oppure tra e fra. Quindi rileggiamo queste frasi per vedere ancora meglio questa struttura. Linda è la più brava della classe. Qui è sottinteso, è la studentessa più brava della classe. Biancaneve è il film peggiore tra i film usciti nel 2025. Leggo che cos'è Biancaneve. Biancaneve è Snow White. L'anno scorso hanno fatto una versione nuova che non è andata benissimo. La Valle d'Aosta è la regione meno popolata d'Italia. Perché questo si chiama superlativo relativo? Perché è una frase che mette a confronto le caratteristiche di un soggetto all'interno di un gruppo di cose o di persone. Quindi, nel primo esempio, Linda è la più brava della classe, mettiamo a paragone Linda con gli altri studenti della classe. Quindi è un superlativo relativo perché è in relazione ad altri studenti dello stesso gruppo. Stessa cosa per il film. Questo film è messo a paragone con altri film usciti nel 2025, quindi solo i film di quell'anno. Quindi il gruppo di riferimento è i film usciti nel 2025. Solitamente usiamo tra fra quando
abbiamo un plurale dopo. Quindi usiamo di con un singolare, infatti della classe d'Italia, e usiamo invece tra e fra con un plurale, tra i film usciti nel 2025. Ultimo esempio, la Valle d'Aosta è la regione meno popolata d'Italia. Quindi all'interno del gruppo regioni italiane, la Valle d'Aosta è la meno popolata. Quindi qui possiamo anche dire la Valle d'Aosta è la regione meno popolata tra le regioni italiane. Va bene? Allora, vediamo qualche se avete delle domande su ahia, ho sbattuto il dito. Se avete delle domande su questo, ditemelo. Quel film mi è piaciuto molto. Va bene, ma ognuno ha i suoi gusti, è giusto così. Allora, qual è la differenza tra e fra? Non c'è differenza. Abbiamo detto nella lezione sulle preposizioni semplici che sono sinonimi. Non c'è differenza di significato. Allora, si dice la meno popolata d'Italia. Si può anche dire dell'Italia? Scusa che, è una domanda sugli articoli più che sui superlativi. No, va bene, non ti preoccupare, comunque fa la preposizione, in questo caso articolata, fa parte della struttura, quindi è una domanda legittima. Ehm, per quanto riguarda i nomi di paesi, in questo caso, mi sembra più naturale dire d'Italia. Solitamente, diciamo, la meno popolata d'Italia, la meno popolata, la regione meno la città meno popolata di Francia. Mhmm, in questo caso non c'è una grande differenza dal punto di vista grammaticale. Puoi anche dire dell'Italia, però istintivamente non lo direi. Direi d'Italia in questo caso. In questo momento non ho una risposta più dettagliata, ma la posso dare magari la prossima volta. Però in questo momento non c'è grammaticalmente una differenza, è più forse una questione di uso e di abitudine. Mi viene più spontaneo, più naturale dire d'Italia in questa frase. Allora, il Po è il fiume più lungo d'Italia. Esatto.
Quindi tra tutti i fiumi che esistono in Italia, il Po è il più lungo. Vediamo altri esempi. Il Brasile e l'Italia, perché sono squadre di calcio e quindi, in questo caso sì, useremmo l'articolo, sono le peggiori nazionali del 2026. Capita, capita. Io non sto seguendo per niente i mondiali. Sarò sincera, non li sto guardando. Non lo so, ultimamente, negli ultimi anni, il mondo del calcio non mi attira per niente. Questo piatto è il più gustoso del ristorante. Esatto, quindi, uhm, il ristorante cucina tanti piatti e questo è il più gustoso tra tutti i piatti che il ristorante fa. Esattamente. Allora qui c'è un commento che porta acqua al mio mulino, però sono troppo carini i vostri commenti, quindi li devo leggere. Vorrei dirti che il tuo libro è bellissimo e molto utile per studiare. Uso vari libri per studiare, ma penso che questo sia il mio preferito. Grazie, grazie mille per questo commento, Lena. Mi fa molto, molto piacere. Ci manca l'Italia nel mondiale. Che sia che sia una lezione imparata, spero, per la nazionale. Purtroppo quando non c'è disciplina e, quando ci sono troppi soldi non va, non va. Giove è il pianeta più grande del sistema solare. Esatto, quindi, uhm, ottimo esempio del superlativo relativo. Autopromozione al commento. Ma non l'ho scritto io il commento, quindi non è autopromozione in quel caso. Allora. Sei una tifosa della Roma oppure della Lazio? Ma, se devo scegliere tra Lazio e Roma, scelgo la Roma, ovviamente. Però ripeto, non sono una grande tifosa. Si può dire anche la regione meno popolata in Italia? In cui, in questo caso non si usa l'articolo. Usi solo la preposizione in. Allora, mhmm, in teoria sì, però in realtà se dici in Italia manca poi quell'elemento di appartenenza al gruppo. Io ti direi di non memorizzare questa struttura con in. Dal punto di vista del significato capisco quello che stai dicendo ovviamente, però,
viene meno la caratteristica della frase relativa, che è quel significato di appartenenza ad un gruppo, che invece è espresso, il significato, con la preposizione di. Benissimo. Allora andiamo avanti e vediamo invece il superlativo assoluto. Il superlativo assoluto è diverso dal superlativo relativo perché non c'è un paragone all'interno di un gruppo. Viene semplicemente descritta una caratteristica di un soggetto in assoluto. Leggiamo questi esempi. Linda è una studentessa molto brava. Oppure bravissima. La nuova versione di Biancaneve è un film molto brutto. Oppure è un film bruttissimo. La Valle d'Aosta è una regione molto piccola. Oppure è una regione piccolissima. Quindi per esprimere il significato della struttura che si chiama superlativo assoluto, dobbiamo usare l'avverbio di quantità molto più un aggettivo, oppure abbiamo anche un'altra possibilità, che è quella di usare solamente un aggettivo con il suffisso issimo, che poi deve essere declinato. Quindi in base al genere e al numero del soggetto, l'aggettivo diventa il suffisso con l'aggettivo diventa issimo, issima, issimi, issime. Dipende da quello che stiamo dicendo. Questo in realtà è molto, molto facile. È facilissimo. Qual è la regione più popolata d'Italia? Allora, se non sbaglio, non mi ricordo esattamente, ma dovrebbe essere o la Lombardia o il Lazio o la Campania. Una di queste 3. Non mi ricordo esattamente. Credo che sia una di queste 3. Qualcuno può cercare su internet e poi può farcelo sapere nella chat. Allora, vediamo se scrivete qualche esempio del superlativo assoluto. Ne vedo uno da parte di Fatima. Giove è un pianeta molto grande, oppure grandissimo. Esatto. I film di Percy Jackson sono bruttissimi, ma la nuova serie è bellissima. Benissimo. Ne ho letto un altro.
Ieri ho trascorso una giornata bellissima. Sono contenta. Che cosa hai fatto di bello? Poi un altro esempio, il fallimento degli azzurri nel qualificarsi al mondiale 3 volte consecutive è una catastrofe bruttissima. Esatto, sono d'accordo, buon esempio, sono d'accordo anche per il contenuto, ma è stata una catastrofe autoinflitta. Non c'è nessuno a cui dare la colpa se non alla squadra, ai giocatori che purtroppo non hanno capito il senso di giocare nella nazionale. È la Lombardia. Infatti. Uhm, Questo esempio è però un superlativo relativo, giusto? Perché metti in qualche modo a paragone la Lombardia con tutte le altre regioni d'Italia. Benissimo. Allora, non si può dire tanto grandissimo, giusto? Giusto? Non è corretto dire tanto grandissimo, non ha un significato. Quindi devi decidere se dire molto grande oppure grandissimo. Insieme no, o una o l'altra. L'estate in Italia può essere caldissima. Sì, io toglierei può e direi è caldissima. La stazione di Milano Centrale è grandissima. Esattamente. Il caffè della mattina è importantissimo. Esatto, esatto, esatto. Benissimo. Allora, la domanda di Margot mi porta a parlare a s sì, mi porta a parlare, anticipiamo un po', di, alcuni sinonimi che possiamo usare al posto di molto come avverbio. Quindi, nell'italiano di registro neutro, comune, standard, se vogliamo, diciamo: Linda è una studentessa molto brava. Al posto di molto, possiamo anche usare nella lingua di tutti i giorni tanto, parecchio. Quindi posso dire: Linda è una studentessa tanto brava, è una studentessa parecchio brava e, sono tutti sinonimi accettati nella lingua quotidiana. Se vogliamo parlare in modo un po' più colloquiale, possiamo anche dire: Linda è una studentessa un sacco brava. Però, avvertimento, avviso, è molto colloquiale, è colloquialissimo. Quindi attenzione al contesto, alla situazione. E quindi la domanda di Margot è: si possono mettere al posto di molto anche assai e così? Sì, in conversazioni più informali.
quindi posso anche dire: "Linda è una studentessa così brava". In quel caso abbiamo anche un'intonazione: "Linda è così brava", no, per dire: "Mamma mia quanto è brava Linda". E poi possiamo anche dire: "Linda è una studentessa assai brava". Assai è, italiano, però vi dico che è più usato al sud. Al nord e al centro forse non è così usato quanto al sud. Si può anche dire brava, brava, quindi con la ripetizione dell'aggettivo, sì. Possiamo dire: "Linda è una studentessa brava, brava". "Quello è un film bello, bello". Sì, possiamo, però è anche qui un uso informale e familiare della lingua. Esatto, stessa domanda. Si può anche dire una giornata bella, bella invece di bellissima? Sì, sì, sì. Però, come dire, è un rafforzativo che possiamo fare, nella lingua familiare, informale. Posso anche dire molto, molto caldo, quindi posso, mhmm, raddoppiare l'avverbio. Molto, molto, molto caldo, sì, sì. Sì, sono tutte combinazioni possibili. Ho anche letto piano piano. Sì, stessa cosa. Piano piano significa molto piano, pianissimo. Piano piano, con questa parola nello specifico, è diventato quasi un'espressione fissa. Piano piano. Bene, torniamo un attimo indietro per fare un confronto tra un esempio di superlativo relativo e un esempio di superlativo assoluto, proprio per vedere la differenza. Linda è la più brava della classe, quindi relativo perché Linda è inserita nel gruppo classe, nel contesto della classe, per fare il confronto. E invece se dico: "Linda è una studentessa bravissima", è un assoluto, quindi non metto a confronto Linda con gli altri studenti della classe, ma dico semplicemente che Linda è bravissima, è molto, molto brava. Quindi è un superlativo assoluto, perché in questo caso non è l'obiettivo fare un confronto o un paragone. Un'espressione come super brava sarebbe possibile? Sì, anche qui siamo nella lingua informale. Super brava. Sì, è possibile, certamente. Ehm, però tutte queste variazioni, sulla struttura, con molto,
sono tutti usi più informali. Poi, stessa cosa, anche qui nel primo esempio mettiamo il film a paragone con gli altri film usciti lo stesso anno, mentre nel secondo esempio diciamo semplicemente che quel film è molto brutto, in assoluto, quindi non c'è un paragone in questo caso. E stessa cosa con questo esempio qui sulla Valle d'Aosta. La Valle d'Aosta è la regione meno popolata d'Italia, perché qui paragono questa caratteristica, questo dato, a tutte le altre regioni d'Italia. Mentre nel secondo esempio, se dico la Valle d'Aosta è una regione piccolissima, sto semplicemente dicendo comunicando in assoluto questa caratteristica della Valle d'Aosta, quindi in questo caso non c'è un paragone. Benissimo. Allora, facciamo l'esercizio. Facciamo l'esercizio, per chi ha il libro è l'esercizio 8 a pagina 135, per chi non ha il libro questo è l'esercizio. Che cosa bisogna fare? Completare con la forma corretta di superlativo, relativo o assoluto dell'aggettivo e è necessario fare l'accordo a volte. Questo esercizio è misto, quindi pensate e guardate il contesto della frase. Va bene? Ci prendiamo qualche minuto. Buon lavoro.
Vedo che state scrivendo le risposte, quindi allora, leggiamo. Leggo queste frasi e poi mi aspetto una domanda. C'è una domanda che dovete fare. Allora, leggo le frasi. Numero 1. Grazie per i tuoi consigli. Sono stati utilissimi. Molto utili. 2. Per fortuna Benedetta ha scelto le scarpe meno costose del negozio e così ha potuto comprarsi anche una bellissima borsa. 3. Io e Grazia ridiamo sempre quando siamo con Vittorio. È simpaticissimo, molto simpatico. 4. Il 21 giugno è il giorno più lungo dell'anno. 5. L'estate scorsa ho fatto un viaggio molto bello, bellissimo in Sardegna. La prossima volta devi venire con me. 6. Il Molise è la regione meno visitata d'Italia perché non è molto conosciuta. Bene. Domande? Dubbi? Su qualcosa? C'è una domanda che potreste farmi. Vediamo se qualcuno la fa. Nel frattempo avevo visto una domanda molto tenera di Inge. Sono io la più anziana di questa classe? E quindi chiede a voi di rispondere. Non penso, sai? Credo di no. E poi Lena risponde: "Non lo so, ma sei più anziana di me. Ho 26 anni". E quindi qui in questa risposta c'è che cosa c'è? Un comparativo di maggioranza. Vi ricordate? È la struttura che abbiamo visto la settimana scorsa. Quindi ottimo scambio per mettere in pratica tutte le informazioni. Quindi c'era un superlativo relativo nella domanda e un comparativo di maggioranza nella risposta. È bellissimo. Queste cose mi emozionano. Che ci posso fare? Ecco vedi avevo ragione. Non sei la più anziana della classe, perché Nelio è più grande di te. C'è un coetaneo. Esatto, l'età è solo un numero, non importa. Hai ragione, però in questo caso è stato un modo carino per mettere in pratica i superlativi e i comparativi.
Inge ha dato il via a una conversazione molto tenera. Non abbiamo domande, quindi lei è una bravissima professoressa. Ottimo, grazie. Uhm, leggo un altro commento e poi vi dico qual è la domanda che mi aspettavo. Allora, Catherine dice: "Io e mio marito siamo stati in Molise questa primavera. È stato un viaggio meraviglioso, non c'erano assolutamente turisti non italiani." Eh sì, eh sì. Ho passato tanto tempo in Molise. Chi mi segue da un po' di tempo si ricorderà dei vlog in Molise, quando ho insegnato in un programma linguistico. Ho 67 anni, mi sento giovane. Assolutamente. E poi, come dire, lo studio di una lingua straniera, uhm, aiuta in questo, aiuta a sentirsi sempre attivi e rapidi con la mente. Quindi quindi lo capisco molto bene. Esistono i superlativi con il suffisso "errimo"? Mi sembra di averlo sentito qualche volta. Sì, esistono, non sono tantissimi perché sono delle forme, come si dice? Non mi viene la parola. Irregolari. Per esempio mi viene in mente il celeberrimo, qualcosa di molto, molto celebre, famoso. Li possiamo vedere la prossima volta magari. Sì, la prossima volta possiamo, uhm, riprendere questo, e gli altri. Migliore, peggiore, quelli, del comparativo. Allora, la domanda che volevo sentire è: perché nella frase numero 2 hai messo come risposta solo "bellissima borsa" e non anche "molto bella"? Perché dove si trova l'aggettivo? In questo caso, visto che l'aggettivo è prima del nome, possiamo usare solamente l'aggettivo con il suffisso "issima". Quindi la posizione dell'aggettivo è la risposta. In questo caso, quando avete un aggettivo prima del nome, è possibile usare in una frase così solo l'aggettivo con il suffisso. Va bene? Quindi non posso dire una molto bella borsa. Non funziona in italiano. Perché prima del nome, scusate, prima del nome ci può essere solo un aggettivo, non anche un avverbio. Va bene? Non suona per niente infatti, no. Non suona per niente.
Bene. Esatto, una borsa molto bella, quindi va dopo. Perfetto. Allora, che dire, il superlativo è facile, no? Sarete d'accordo con me. Non funziona neanche in spagnolo. Ottimo. Buono a sapersi perché così non c'è il rischio di tradurre letteralmente, no, quindi è una buona notizia. Allora, la lezione di oggi è finita. Vi ho detto all'inizio che sarebbe stato facile l'argomento di oggi e quindi anche come struttura, non è una struttura che richiede tanto ragionamento o tanto pensiero. È una struttura abbastanza semplice da ricordare. Voglio ringraziare i super adesivi che avete mandato. Grazie mille per il vostro sostegno, come sempre, è sempre molto gradito. Ehm, Ci stiamo avvicinando alle mie lezioni preferite. CN. Non vedo l'ora! Ah. Non vedo l'ora, ma è un po' più avanti, è tra qualche settimana ancora. Uhm, grazie di cuore per essere stati qui con me oggi. È sempre un piacere fare queste dirette. Spero che, sia divertente anche per voi seguirle. Trovate tutte le dirette sul mio canale come video, quindi se volete recuperare qualcosa o se volete ripassare un argomento, trovate tutto sul mio canale. Va bene? Grazie a voi. Anche io non sto più nella pelle per CN. Buonissimo fine settimana, buon proseguimento e a presto. Ciao, ciao.